Se hai il coraggio di guardare la luce, imita la primavera e vai avanti verso di essa. Mi piace pensare alla primavera come metafora di vita, lasciarsi i giorni bui alle spalle per raggiungere quelli luminosi. Quella mattina di aprile Bologna era troppo bella per andare a sedersi tra i banchi dell'università, ma quella mattina un evento cambiò le cose, una storia incredibile che ancora oggi, dopo tanti anni, mi fa rabbrividire. Arrivai nei pressi della sede di giurisprudenza, ma qualcosa, anzi qualcuno, attirò la mia attenzione. Era una ragazza, appoggiata ad un muro, che mangiava un gelato. Sentivo di volerla conoscere. Mi dissi che se fossi andato oltre non l'avrei mai più rivista. Tornai indietro. In realtà non sapevo cosa fare, perché andare a parlarle così dal nulla sarebbe stato alquanto imbarazzante. Quindi mi limitai a prendere anche io un gelato e mi poggiai al muro accanto al suo. La guardai meglio. Era vestita in modo elegante. Mi piaceva. In particolare notai un paio di orecchini a forma di gattino, tipo quelli che si regalano alle bambine. Un po' stonavano con quell'abbigliamento, ma le davano un che di dolce. Oltre agli orecchini però c'era un'altra cosa a stonare, il suo sguardo. Sembrava triste. Mi aveva colpito. Decisi di seguirla. Non prendetemi per uno stalker. Il mio intento era romantico. Però ero anche preoccupato perché c'era qualcosa che turbava quella ragazza e il seguito mi diede ragione. Entrò in una libreria. Dopo aver dato un veloce e disinteressato sguardo ad alcune copertine, si diresse verso la parete contenente i libri sulla città di Bologna. Senza pensarci troppo, ne prese uno. Lo guardava come se le stessero riaffiorando dei ricordi, come se le mancasse qualcosa. Pensai che potesse essere una turista oppure una studentessa universitaria in cerca di informazioni sulla città, ma era davvero evidente che non fosse nessuna di queste due. Aveva guardato quel libro con grande nostalgia. Camminò fino alla pizzeria al trancio più famosa della città. Volevo capire cosa la turbava, ma soprattutto perché il solo guardarla continuava a suscitarmi un'emozione strana, di quelle che non puoi spiegare a parole. Prese una pizza da mangiare lì e qualcuna da portare via. Notai un'altra cosa, guardava con insistenza all'orologio. Lo aveva fatto altre volte. Entrò in un altro luogo. Mi sorprese abbastanza perché si trattava di un negozio di giocattoli. Il desiderio di parlarle era tanto, ma sentivo di dover semplicemente continuare a seguirla, come un angelo custode, per assicurarmi che nessuno le facesse del male. Si avvicinò a un cesto che conteneva dei peluche. Ne prese uno. Un gattino. Somigliava ai suoi orecchini. Lo guardava sorridendo come se le ricordasse qualcosa del passato, forse la sua infanzia. Lo comprò. Intanto ripensavo a ciò che era successo. Perché guardare le due torri da un pezzo di carta quando le hai a pochi passi da casa? Perché la continua necessità di sapere che ore sono? Arrivammo in una zona. Un brivido mi corse lungo la schiena. Non fermarti, non girare a destra. Vai avanti, pensai. E invece si fermò. Tirò fuori la busta della pizzeria. Effettivamente poteva essersi fermata lì per caso, ma avevo un bruttissimo presentimento. La malinconia nei suoi occhi, andare nei luoghi più famosi della città, quelli dove vai quando stai via per molto tempo, il guardare l'orologio.
fece l'unica cosa che in quel momento non avrei voluto che facesse. Girò. Eravamo in una strada chiusa, qualche serranda abbassata e una scritta. Istituto penale per minorenni. Il carcere minorile. Mentre la portavano dentro, si girò come per dare un ultimo sguardo al mondo esterno, ma vide anche me. Mi guardò come se mi avesse riconosciuto. C'era tristezza anche in quello sguardo. Entrò. Corsi dalla gente che era rimasto fuori. Gli chiesi chi fosse quella ragazza. È il suo compleanno. È stata brava e il direttore è una persona di cuore, disse. Mi accorsi che in terra c'era il gattino. Lo raccolsi e chiesi di portarglielo. Ma cosa vuoi che gliene freghi? Ripassa fra 3 anni, quando esce. Quando esce. Provai a chiedere altro, ma sapevo che quella gente non mi avrebbe più risposto. Volevo sparire. Desiderai che tutto non fosse successo. Che fossi andato all'università. Che non avessi mai deciso di seguire quella ragazza. Iniziai a correre. Avevo il viso pieno di lacrime. Volevo solo scappare. Da tutto. Stavo male. Malissimo. Perché forse avevo capito il motivo del sentimento strano che quella ragazza mi suscitava. Non sapevo il suo nome, non sapevo chi fosse, non sapevo nulla di lei. Sapevo solo che senza dire una parola e senza volerlo, mi era entrata nel cuore. Se hai il coraggio di guardare la luce, imita la primavera e vai avanti verso di essa. È vero, è una bella frase, ma io, in quella dannata mattina di primavera, mi sentivo come nelle più buie notti d'inverno. L'unica cosa che mi scaldava era un fuoco interiore, come quel fuoco che porta una fenice a morire e diventare cenere. Ma sentivo che io da quelle ceneri non sarei rinato subito. Sicuramente col tempo sarei stato meglio, ma una parte di me avrebbe sempre pensato a quella mattina. Nei giorni che seguirono andai spesso davanti al minorile, alla stessa ora della prima volta, ma nulla. Dopo qualche mese fui costretto a trasferirmi a Parigi per il lavoro di mio padre, e questo un po' mi aiutò, perché stare a Bologna, pensando a lei, proprio non riuscivo. Ma in fondo non servì a nulla, perché quel gattino peluche poggiato sul mio letto me la ricordava continuamente. Scrissi lettere a carcere, feci ricerche su internet, tutto invano. Passarono 2 anni da quella mattina. Era ancora primavera. Mi trovavo a Bologna in occasione del compleanno di mio cugino. E nel locale in cui stavamo festeggiando incontrai una ragazza bella e piena di vita che mi fece capire che forse era arrivato il momento di smettere di pensare a quella mattina con tristezza e che tuttora condivide la sua vita con me. Siamo felici. Allora, se davvero sei felice con un'altra donna, che bisogno hai di ripensare ai momenti tristi e a una ragazza che non hai più visto? Vi chiederete. Per 2 motivi. Il primo è che alcune storie meritano di essere raccontate, a prescindere dalla felicità o dall'infelicità dei ricordi. Il secondo è che quella che incontrai alla festa non fu un'altra ragazza. Sì, perché solo se hai il coraggio di guardare la luce puoi fare della tua vita qualcosa di indescrivibile. Dovete però sapere che il nostro non fu un incontro casuale. Cos'è successo in quei 2 anni?
Un giorno ve lo racconterò. Tu resta ancora qui, non ti muovere, per favore. Indescrivibile, non l'avrei mai detto, è qualcosa di impensabile su di me. Ma tu che mi guardi così, che posso dir di più? Se ogni volta che lo sento torni fuori tu. Tu che di me sai poco e niente, vorrei solo tu mi stringessi di più senza far rumore. Tu resta ancora qui, non ti muovere, per favore. Indescrivibile quando sei con me, tu che mi stringi la mano e mi tieni con te, e sai che non cambierei niente.